Nel mondo delle slot car ci sono modelli per tutti, da quelli più semplici che sembrano dei veri e propri giocattoli a quelli più professionali dedicati all'ambiente racing. Ma ogni tanto arriva qualcosa che non appartiene davvero a nessuna delle due categorie, qualcosa che non è soltanto un modello, non è una replica ma un vero e proprio pezzo di storia. Questi infatti di Modelant non è una semplice slot car ma una Ferrari 246 SP targa Florio 1961, una slot car ambientata in un'epoca in cui le corse erano una vera e propria leggenda e il coraggio dei piloti faceva la differenza. Con Modelant infatti non vogliamo parlare di produzione in serie, ma di pura, vera e semplice passione, di artigianato, di dettagli che raccontano una storia. E fidatevi, questa non è una slot car qualunque. Ciao ragazzi, io sono Massimo e come sempre vi do il benvenuto sul canale Slot Car Tech. Come avrete capito, oggi facciamo l'unboxing di qualcosa di veramente molto interessante, per cui voi mettetevi comodi, datemi il tempo di posizionare la telecamera dall'alto e insieme iniziamo questo splendido viaggio. Questa è forse la cosa che mi ha colpito fin da subito aprendo lo scatolone che conteneva questa bellissima vettura, ovvero il suo cofanetto. Come vedete non è la classica teca in policarbonato o anche quelle più ecologiche in cartone, ma si tratta di un vero e proprio cofanetto in legno pirografato con il logo Modelant ben in evidenza qui sulla parte superiore e poi abbiamo lo stesso logo anche nella parte frontale. Lateralmente non troviamo praticamente nulla. Nella parte retrostante di questo cofanetto abbiamo un'etichettina recante il nome del costruttore, un QR code che ci riporta al sito e alle informazioni principali del produttore stesso e poi una numerazione che ci fa capire che questo modello è in edizione limitata. In questo caso è il numero 97 di una produzione limitata a 150 esemplari. Prima di aprire il cofanetto di legno che tiene la nostra Ferrari 246 SP targa Florio del 1961, vi voglio far vedere anche quest'altro piccola confezioncina che contiene il personaggio di Olivier Gandebien, ovvero il pilota compagno di squadra di Wolfgang von Trips. Questo sarà poi indispensabile andare a completare il modello, perché ricordiamo che queste slot car sono delle vere e proprie opere d'arte e vanno a ricreare delle vere e proprie scene di vita, di corse vissute nella realtà. Lasciamolo un attimino da parte, lo riprendiamo dopo. Adesso andiamo ad occuparci dell'apertura di questo bellissimo cofanetto. Per aprirlo chiaramente abbiamo nella parte anteriore un piccolo gancetto, lo andiamo ad aprire e ci troviamo di fronte a questa stupenda vettura. All'interno della confezione, come vedete, non si trova solo ed esclusivamente la vettura, ma c'è anche un piccolo diorama. Infatti la basetta non è la classica basetta magari nero o di altri colori a cui siamo abituati, ma una basetta che va a riprodurre l'asfalto, un pezzettino d'erba al lato e poi un muretto anch'esso costruito in modo totalmente artigianale. Qui abbiamo un fogliettino, probabilmente saranno le istruzioni, poi andiamo ad aprirlo per vederne il suo contenuto, ma ci soffermiamo ancora sulla parte retrostante della confezione perché c'è una splendida cartolina della stessa vettura che ci va a riproporre la macchina originale alla targa Florio proprio del 1961. In pratica il modello che vediamo riprodotto qui da Modelant lo ritroviamo anche in questa bellissima cartolina. Su questa cartolina c'è anche il logo Modelant ben stampato qua in alto a destra, c'è una linguetta che mi permette di andare a sfilare la cartolina e posso così andare a vedere quello che c'è all'interno. Ho un pezzettino di plastica trasparente che mi va a proteggere questa cartolina e poi ragazzi guardate qui abbiamo la storia in 3 diverse lingue. Abbiamo chiaramente l'inglese e poi dalla parte opposta abbiamo il logo Modelant in bella evidenza con tutte le indicazioni che ci dice anche che è stata costruita a mano, e qui invece c'è la scena che ci verrà poi riproposta con questo modello slot car. Vi ricordate il personaggio che vi ho fatto
fatto vedere all'inizio, eccolo qui, ed è proprio questo che è stato riprodotto e che ci troviamo a parte, per cui avremo questa vettura con annesso anche questo personaggio. Insomma, dettagli curati nei minimi particolari, perché Modelant ci vuole far rivivere tutta la passione della targa Florio di quegli anni meravigliosi. Vado a ricomporre la teca così come l'ho trovata in origine e andiamo adesso ad occuparci della vettura vera e propria. Prima ancora voglio vedere anche il contenuto di questo secondo foglietto. Ci fa vedere esattamente come dobbiamo andare a smontare la teca, o meglio ad aprirla per poter togliere la nostra vettura, perché ho già visto che in effetti è fissata all'interno della confezione. Ci fa vedere anche come andare ad aprire la parte superiore della teca. Noi lo abbiamo già fatto, è molto semplice. Preoccupiamoci quindi di andare a togliere la vettura dalla confezione e vediamo appunto che cosa ci riserva Modelant. Per togliere la nostra vettura dalla confezione dobbiamo andare a svitare una vite che si trova nella parte sottostante. Ci servirà un cacciavite a croce. Io per farlo e per evitare che la macchina possa cadere all'interno della confezione, rovesciarsi e magari spaccarsi, preferisco farlo a confezione aperta, tenere la macchina e andare così a svitare la vite. Prendo dunque il cacciavite e inizio così ad allentare la vite che si trova nella parte sottostante. Svitata la vite, ecco qua che la basetta con tutta la macchina fuoriesce dalla confezione. Tolgo anche questo pezzettino, adesso poi andremo anche a scoprire a che cosa serve. Possiamo andare così a chiudere il nostro cofanetto e a toglierlo. In questo momento non ci serve più, ci occuperemo della macchina. Come vedete la basetta è decisamente molto articolata. Avevamo già visto prima all'interno della confezione che c'era questo muro di pietre, c'è una striscia verde, l'asfalto decisamente fatto nel migliore dei modi perché va a ricreare effettivamente l'effetto scenico che si voleva dare per questa vettura. Abbiamo anche questi due supporti. Questi supporti andranno ad incastrarsi al di sotto della basetta stessa, una basetta costruita in 3D, perché ci serviranno come appoggio per creare una sorta di piedistallo e quindi andare ad appoggiare la nostra vettura. Lasciamoli un attimino da parte e andiamo ancora ad osservare questa macchina e questa basetta. Giriamola al contrario, come vedete tutto è stato calcolato nei minimi particolari, addirittura abbiamo degli inserti in spugna sui 4 piedini più quello centrale 5 a cui era appoggiata la basetta sulla confezione, in modo tale che quando noi andiamo ad appoggiarla questa possa essere più solida, più fissa sul piano di appoggio. Sicuramente sono dettagli che vanno a fare la differenza. Per andare a togliere la vettura dalla basetta dovremo andare ulteriormente a svitare altre viti. Noi lo facciamo subito, lo facciamo sempre con il solito cacciavite a croce e siamo pronti a togliere la basetta. Abbiamo anche un piccolo pezzettino di plastica che faceva da intercapedine, lo andiamo a togliere, ci spostiamo anche con la basetta e abbiamo così fra le mani questo bellissimo modellino. Ragazzi, vi dico subito che la qualità, la finitura dei colori, dei particolari sono veramente qualcosa di eccezionale. Guardate ad esempio questo specchietto retrovisore con la parte interna totalmente riflettente, guardate la cura con la quale è stato dipinto il volante alla corona in legno come si utilizzava una volta, l'interno completamente in alluminio riflettente, bellissimo. Mi spiace addirittura lasciare le impronte su questa vettura perché ragazzi ha una finitura, anche la vernice veramente eccezionale. La parte posteriore è bellissima. Abbiamo ad esempio i due fanali che hanno addirittura il bordo in color argento a rilievo, sono delle fotoincisioni perché sono veramente bellissime, così come i due tubi di scarico veramente molto ben riprodotti. L'interno, guardandolo da vicino, mi lascia ancora più stupito perché ogni singolo indicatore ha le lancette e i numeri, insomma sono veramente cose minuscole ma ci
sono. Anche nella parte anteriore le varie griglie, qui abbiamo ad esempio un frontale, abbiamo il muso realizzato in modo veramente maniacale, alla griglia fotoincisa veramente molto bene realizzata. Mi piacciono anche i due fanali anteriori di color giallo con l'interno bianco e poi i cerchi, perché sono cerchi multirazze e riproducono perfettamente il cerchio antico di una volta, quindi abbiamo anche la profondità del cerchio stesso, una colorazione a specchio eccezionale. Ci sono veramente tantissimi particolari anche fotoincisi che rendono il modello molto vicino a un modello di tipo statico. Qui abbiamo ad esempio i ganci di chiusura del cofano posteriore sia da una parte che dall'altra, abbiamo il tappo del carburante. Un altro dettaglio da tenere sott'occhio è ad esempio la colorazione del casco, perché ha una striscetta rossa e bianca. Quella bianca è veramente molto piccola, però c'è perché è stato tutto curato veramente in modo maniacale. Devo dirvi che questo si avvicina decisamente tantissimo ad un modello statico, qui si vede proprio la cura con la quale è stato costruito. Se lo giriamo al contrario notiamo che c'è un telaio costruito con la tecnologia della stampa 3D, quindi Modelant ha riprodotto direttamente anche il telaio per la forma chiaramente della vettura. Infatti c'è il marchio M di Modelant sul telaio stesso, il nome della vettura, in questo caso Ferrari, e poi il modello 246 SP. Particolare dettaglio ancora per gli pneumatici, sia gli anteriori che i posteriori, ragazzi, sono veramente molto morbidi, hanno il battistrada scolpito, sono di dimensioni diverse i posteriori rispetto agli anteriori, come potete vedere hanno due dimensioni sia in larghezza ma anche in circonferenza. Insomma, i dettagli su questa vettura sono stati mantenuti il più fedele possibile al modello originale. E dopo aver visto tutta la parte coreografica esterna della carrozzeria mi viene voglia di smontarla e capire anche come è stata costruita all'interno. Vedo già un motore, mi sembra piccolino, adesso poi andremo a vedere che tipo di motore è stato utilizzato. C'è un pick-up a lama avanzata, intravedo una meccanica di tipo professionale, quindi anche in questo caso sono stati utilizzati dettagli sicuramente molto interessanti. Per smontare il telaio dalla carrozzeria dovrò agire su queste 4 viti che troviamo lateralmente al modello e così potrò andare a dividere le due parti. Per fermare le due componenti ci sono chiaramente 4 viti normali, non aspettatevi viti metriche, viti professionali, viti imperdibili, perché qui non si tratta di andare a far basculare la macchina per magari guadagnare 1/10 il giro, qui si tratta di veder girare questa macchina sulle piste e godere della sua bellezza. Preoccupiamoci della carrozzeria, l'abbiamo vista nella parte esterna, guardiamola anche internamente. Beh, una cosa che mi ha stupito è il fatto che all'interno c'è anche un'etichetta con il numero di serie che è lo stesso riportato sulla confezione, quindi la macchina va di pari passo con la scatola che la contiene, quindi anche in questo caso abbiamo 097 di 150. Carrozzeria in resina abbastanza spessa, ha il suo peso, però questo tipo di lavorazione serve ad ottenere il risultato che mi vedete avere fra le mani. Quindi un risultato di una vettura sicuramente impegnativa da un punto di vista del peso, ma ricordiamo ancora una volta non è una vettura utile per gareggiare, è una vettura che chiaramente viene riposta all'interno di una collezione. Poi sicuramente le faremo fare un paio di giri anche per gustarcela meglio su un tracciato slot car, ma il suo scopo è quello proprio di andarci a ricordare un momento particolare. L'interno, dicevamo, a parte questa etichetta, non ha praticamente nulla, ha soltanto l'abitacolo che è stato inserito in un secondo momento, si vedono ancora i punti di giunzione con la colla che tiene unite le due parti. Insomma, due componenti, carrozzeria e abitacolo, che danno al modello tutta la sua qualità grafica necessaria a renderlo così entusiasmante.
Lasciata da parte un attimino la carrozzeria, ci preoccupiamo anche del telaio. Un telaio che abbiamo detto prima è stato realizzato completamente in 3D da Modelant, un telaio che presenta tutta una serie di componentistica di prim'ordine. Sembrerà quasi strano, alle volte non troviamo questi componenti così professionali su vetture destinate ad un uso competitivo. Qui invece Modelant ci mette a disposizione una serie di particolari di prim'ordine. Abbiamo infatti cerchi in alluminio sia nelle ruote posteriori sia in quelle anteriori, assali rettificati, corona bicomponente, quindi dentatura in nylon e gola in alluminio, chiaramente avvitata all'assale posteriore, assale che gira all'interno di due boccole affogate direttamente nelle sedi del telaio. Non è presente chiaramente un banchino, non ci sarebbe neanche lo spazio necessario. Abbiamo questo piccolo motore veramente molto minuscolo che chiaramente fa il caso suo, un pignone in nylon e poi nella parte anteriore, come ormai avviene in molte macchine destinate ad un uso competitivo, la regolazione dell'assale anteriore. Infatti abbiamo due grani nella parte superiore dell'assale e due grani che possiamo andare ad infilare qui al di sotto del telaio e al di sotto chiaramente dell'assale. Il pick up è un pick up classico, un pick up a forchetta, quindi non è un pick up a vite, anche se c'è la possibilità di andarlo ad inserire, ed è un pick up a lama avanzata. Ci sono due fili decisamente molto piccoli perché chiaramente la lunghezza è contenuta, che vanno a portare corrente dalle spazzole in rami, mi sembrano anche due spazzole decisamente molto morbide, al motore stesso e assicurano così il movimento alla vettura. Insomma, ci sono dei componenti professionali di prim'ordine che spesso non troviamo nemmeno su macchine destinate magari ad un uso competitivo. Anche se questa vettura chiaramente non è destinata alle corse, non è destinata a fare tempi sul giro, la curiosità è tanta, la curiosità di andare a capire quanto è il peso di questa carrozzeria e poi del telaio e chiaramente anche il peso complessivo di tutta la macchina. E abbiamo già posizionato dunque la bilancia con il supporto che ci aiuta nella pesata. Iniziamo dalla carrozzeria, la posizioniamo sul supporto, 29,4 grammi, alziamo, riabbassiamo, 29,4 grammi. Posiamo la carrozzeria e andiamo ora a fare il peso del telaio. Lo posizioniamo sulla bilancia, abbiamo 48,3 grammi, alziamo, riposizioniamo il telaio, 48,3 grammi. Anche in questo caso andiamo a rimontare le due componenti, rimettiamo così le quattro viti e andiamo a farne il peso complessivo. La vettura è stata rimontata, la posizioniamo sulla bilancia, abbiamo un peso complessivo pari a 78,6 grammi, alziamo, riposizioniamo la macchina, 78,6 grammi. Una cosa che non vi ho detto è che nonostante questa vettura comunque sia più destinata a un uso modellistico, ha comunque il magnete presente, così anche nel caso volessimo farci qualche giro di pista lo possiamo fare con più sicurezza, senza la paura così di fuoriuscire con troppa facilità dal nostro slot. Questa è una delle rare volte che proverò questa vettura con il magnete inserito, perché vedere anche solo un piccolo graffio su questa macchina piange il cuore, perché vorrei farvi vedere con mano quanto è ben realizzata. Difficilmente ho trovato una carrozzeria in resina con una finitura lucida così perfetta come questa vettura. Lo noto soprattutto nella parte posteriore, che è una parte molto piatta, priva di bombature o scanalature. Si vede veramente la qualità sia dello stampo ma anche della verniciatura e della lucidatura. Insomma, Modelant qui ha fatto veramente un buon lavoro. Già che ci siamo, direi anche di prenderne le misure. Non sono misure rivolte alle competizioni, ma sono chiaramente numeri destinati a soddisfare la nostra curiosità. Prendiamo così il calibro e partiamo come sempre dalla misura della lunghezza totale della vettura. Abbiamo
la nostra Ferrari 246 SP targa Florio del 1961 che misura 12,75 cm, 127,5 mm. La larghezza nell'assale posteriore è pari a 47 mm, 4,7 cm. Stessa misura praticamente anche per l'assale anteriore, o meglio la carrozzeria anteriore della vettura, ovvero sempre una misura pari a 47 mm, 4,7 cm. E per tutti gli amanti dei numeri vi do anche la distanza tra il centro ruota anteriore e il centro ruota posteriore. Questa misura è pari a 73 mm, 7,3 cm. Come vi ho detto ragazzi, qualche giro glielo facciamo fare sulla pista, chiaramente non andremo a prendere i tempi, sarà semplicemente un giro emozionale, quindi un giro per ammirare la bellezza di questa Ferrari 246 SP di Modelant. Prima però di portarli in pista è anche arrivato il momento di capire come va installato questo altro personaggio che è contenuto in questa confezione. La apriamo. Andiamo a tirare fuori dalla bustina questo figurino che anche lui, come potete notare, ha una colorazione veramente bellissima, un particolare interessante ed incredibile, addirittura l'orologio. Si percepisce molto bene il cinturino e il quadrante dell'orologio stesso, insomma tutti i dettagli sono stati curati nel migliore dei modi. Ecco, questo personaggio viene praticamente inserito sulla vettura in questo modo. Come vedete io l'ho semplicemente posizionato e così come si poteva notare dalla fotografia che avevamo visto già sulla confezione, lo andiamo praticamente a ritrovare all'interno della macchina. Insomma, tutti i dettagli anche coreografici sono stati mantenuti il più simile possibile alla realtà. Con questa slot car non sono certo andato forte, però ragazzi, d'altronde come si fa? La paura di rovinare un così bel modello effettivamente c'è. Mi sono dunque accontentato di vederla girare su un tracciato non certo facile, perché comunque va ricordato che è la mia prova speciale di un rally, per cui l'ho messa veramente alla prova. Ma d'altronde si tratta di una vettura che ha corso la vecchissima ed antichissima targa Florio, una delle corse automobilistiche sicuramente più spettacolari, una di quelle corse che oggi non potrebbe quasi più esistere. E dunque che cosa dire di questa spettacolare creazione di Modelant? Sicuramente una vettura bellissima, una slot car che si ritaglierà sicuramente un posto di privilegio all'interno di qualsiasi collezione, una vettura che seppure in resina ha dimostrato di essere efficace anche in pista, bella da guidare, gradevole da vedere, insomma ha tutte le carte vincenti, tutte le caratteristiche che la rendono un modello top di gamma. E sicuramente anche posizionata sulla sua basetta in configurazione così come ce la vuole presentare Modelant, con il figurino seduto nella parte posteriore dell'autovettura, sicuramente ci riporta all'epoca delle grandi corse. E voi ragazzi, avete mai pensato di acquistare un'auto solo per tenerla all'interno della vostra collezione, o anche semplicemente solo perché vi ricorda una corsa in particolare? Come sempre mi raccomando, fatemelo sapere nei commenti. E soprattutto, che cosa pensate di questo nuovo produttore artigianale Modelant? Sicuramente vi consiglio di andare a vedere il suo sito, che vi lascio anche nella descrizione del video, perché scoprirete tantissimi altri modelli, tantissime vetture sempre costruite con la stessa passione e qualità. Il nostro viaggio è arrivato quasi a conclusione, ma prima voglio ricordare a tutti coloro che guardano i miei video e non sono ancora iscritti al canale di farlo. In questo modo non perderete tutti i prossimi contenuti e ce ne saranno di veramente molto interessanti. Noi come sempre ci diamo appuntamento sempre qui sul canale Slot Car Tech per il prossimo video. E intanto io vado a cercare un posticino per questa splendida vettura.